Salve a tutti, in questo tutorial vi insegnerò a dipingere delle farfalle con acquerelli e colori iridescenti. Prendete subito della carta da acquerello e su di essa tracciate un disegno a matita e usate una matita HB e ho scelto di fare diverse varietà di farfalle. Possono essere anche farfalle di fantasia, non vi preoccupate, non stiamo facendo un dipinto naturalistico, ma stiamo solo esercitandoci con giochi di luce e colori. Vedete, questi sono altri soggetti che io ho preparato, che faremo insieme. Potete comunque ispirarvi a modelli reali, a farfalle reali, logicamente sviluppando sempre l'idea di simmetria, e poi possiamo colorarli comunque anche di fantasia. L'intento del nostro lavoro è quello appunto di imparare a lavorare con gli acquerelli e usare anche gli acquerelli iridescenti. Quali sono i materiali appunto che ci occorrono? Io ho degli acquerelli in godè e ci sono sia acquerelli classici e alcuni che hanno dei pigmenti perlescenti, si trovano in commercio senza problemi. Poi ho dell'acqua e bagno subito i miei pigmenti, i miei acquerelli in godè e inizio a lavorare con la carta sotto asciutta, quindi sto lavorando bagnato su asciutto, poi allungo il colore con l'acqua se desidero, diciamo, rendere il colore più in trasparenza. Inizialmente è un lavoro, diciamo, di copertura, campiture delle parti sottostanti. Posso lavorare in contemporanea anche a più soggetti, per esempio mentre aspetto che stiano asciugando. Siccome voglio fare delle sfumature sul verde, ho iniziato ad aggiungere anche del verde mentre ancora il colore è asciutto. Questo mi consente di ottenere una sfumatura più morbida. Poi uso sempre pennelli più piccoli per fare dettagli e uso sempre meno acqua, logicamente, per fare gli effetti sempre più dettagliati. Ricordatevi di salvaguardare il disegno, se volete lasciare dei bianchi dovete ricordarvi appunto di mantenerli da subito, e vado a applicare anche per esempio le parti più scure, il nero che spesso si trova appunto nelle farfalle. Metto alcuni elementi che mi consentono appunto di chiaroscurare, insomma, e rendere in contrasto anche la farfalla, le ali delle farfalle. Vado a fare anche il corpo della farfalla e dettaglio sempre più con pennellini minuti tutte le varie parti, cercando di essere abbastanza precisa e soprattutto cercando di mantenere anche una certa simmetria. Poi posso provare per esempio a lavorare anche su un altro soggetto mentre aspetto che questo si asciughi. Ho scelto per esempio questo e questi due, diciamo, mi piacerebbe fare, e quindi vado subito a intervenire con la base anche su questi due soggetti. Ancora una volta a voi la scelta dei colori. Io per esempio parto con un viola, questa la farò sui colori sul viola rosa, e stesso discorso, lavoro a fresco, però sempre con la carta sotto non bagnata, vale a dire con la carta asciutta, ma tengo umido molto il colore. Posso già prendere il giallo o, se desidero, anche mettere poi dell'oro. Accosterò colori, per esempio il giallo con il viola, visto che è il suo complementare, secondo me ci sta benissimo, e quindi ho deciso di abbinare il viola con il giallo. Posso decidere di tracciare anche un ramoscello per immaginare che la farfalla si stia posando su qualche pianta, e poi con pennellini sempre più fini andremo a fare per esempio le zampette o altri elementi. Nel ramoscello, diciamo, gli elementi più delicati, più fini. I pennelli, è logico, sono fondamentali, bisogna usare pennelli sempre più piccoli via via che andiamo a dettagliare le parti sempre più minute. Poi vado ad iniziare anche quest'altra farfalla
e farò anche qui dei colori a piacere, magari mi piace molto anche il blu, lavorerò anche con un blu, un bel blu acceso e del giallo. Mi raccomando, anche qui state attenti a salvaguardare il disegno, perché il disegno è fondamentale mantenerlo. Speculare tra l'altro, perché le farfalle sono perfettamente simmetriche nei colori, nella forma delle ali, in tutto quanto dovete rispettare, diciamo, queste regole di simmetria. Dopo essere intervenuta con il blu, intervengo anche con il nero per contrastare sempre più. A questo punto riprendo la mia farfalla iniziale e inizio a lavorare con l'oro. Ci sono anche vari tipi di oro, oro ricco, oro pallido, ci sono colori perlacei, argento e quindi quello dipende un po' dai vostri gusti, scegliere il colore che più si abbina e che meglio si addice al tipo di farfalla che volete fare. Lo stesso farò anche per queste altre due farfalle. Piano piano rintervengo su tutto, dando dei tocchi di luce e dando questi effetti iridescenti. I colori iridescenti si usano esattamente come gli acquerelli tradizionali. Ci sono, diciamo, qualità più o meno coprenti di questi acquerelli. Questi della marca che vi suggerisco e che uso anche io sono molto buoni. Se siete interessati vi lascio in descrizione il link per acquistarli. Sono veramente ottimi, coprenti e addirittura in 6 tipologie di tonalità, diciamo. Adesso posso disegnare anche con un pennarellino di questi. Una penna si trova per fare gli effetti più precisi, anche si possono usare anche penne color oro. Ci sono in gel, acriliche, insomma di varie tipologie. Ora si tratta per lo più di un lavoro tutto di rifinitura. Più tempo ci dedicate, più tempo fate i vari passaggi, più tempo dedicate appunto a dettagliare, più verrà un lavoro di precisione. Vedete, in controluce si riesce a vedere proprio gli effetti iridescenti, come sono anche cangianti, in base a come batte la luce su queste superfici. E ora anche con queste altre penne vado a fare altri dettagli. Sono belle secondo me anche queste carte acquerellate con farfalle, o insomma, o soggetti naturalistici, sono molto belle anche per fare un biglietto d'auguri o per regalare. Se volete potete metterci anche l'ombra sotto, questi sono alcuni lavori appunto come si presentano in base alla luce che viene colpita radente, potete vedere proprio gli effetti anche iridescenti. Grazie per avermi seguita, alla prossima!